Avevate chiesto Moreno ancora e Moreno è tornato, basta chiedere, in casa SH basta chiedere, non facciamo altro che accontentarvi. A parte gli scherzi, Moreno saluta, maleducato. Ciao ragazzi, ti amano però tutti, ti amano tutti ormai. Potevi anche dirmelo, che mi sarei fatto la piega, porca Sì, paletta. infatti, però vedi che ti amano tutti, ci sono commenti su commenti, che piaci alle donne soprattutto, quindi insomma, noi abbiamo un pubblico selezionato. Beh, a parte questa piccola introduzione simpatica che riguarda il nostro collega, perché non è più solo un amico ma è un collega, Moreno, stasera non ci sarà però da ridere, perché andiamo, vi ricordate, 3 o 4 settimane fa più o meno, siamo andati in un posto, dovevamo andare a fare una randonautica, abbiamo fatto una randonautica e sembrava ci avesse riportato alla famosa Villa delle Torri. È un po' di settimane che ci sentite parlare di sto posto, ma purtroppo noi siamo De Coccio, io mi chiamo Coccia di cognome, non per niente. E siamo De Coccio, per cui torniamo, ma questa volta non torniamo né per fare la randonautica né per andare alla Villa delle Torri, che l'avete già vista 500 volte, anzi vi ringraziamo perché è uno dei video più visti del canale, ma semplicemente adesso mentre parlo inserisco anche dei momenti in cui che riguardano insomma l'indagine che feci con Lara qualche tempo fa, al nostro ritorno alla Villa delle Torri. Vorremmo tornare laddove ci siamo impantanati più o meno, quindi nella zona delle altre case, quelle comunque vicino alla Villa delle Torri. Probabilmente erano le pertinenze, non si sa bene perché ormai è veramente un rudere a cielo aperto, per cui non si riesce a capire bene cosa potesse essere, ma sicuramente o quasi sicuramente era quello. E perché questo? Perché quando andai con Lara, ripeto, mentre parlo metterò anche dei frammenti di quell'indagine, Lara ebbe la sensazione di parlare con un bambino, tant'è che fece proprio la domanda: c'è un bambino? Sei un bambino? Io l'altra volta avevo questa sensazione, Sì, non so perché. quando eravamo vicino alla Sì, macchina, sì, mi di un ricordo. bambino, cioè mi ero fatta probabilmente un film mio, tipo il figlio di uno dei dipendenti che giocava. Caspita. Ok. E immediatamente il K2 cominciò a prendere vita, a illuminarsi, per cui insomma quella cosa lì ci ha sempre lasciato un po' in sospeso, e questa volta, vuoi o non vuoi, riporto le mie chiappe sul posto, però insieme a Moreno. Se vieni volentieri in questo posto, ieri gli ho fatto anche rivedere il video di ieri sera, per cui Io più che volentieri vengo, e vengo anche con Corrado, poi spero di conoscere anche altre persone ovviamente, certo, ma finalmente poi cioè non sono fuori da solo, perché alcune volte mi avete chiesto se ho un canale, non ce l'ho perché non ho tempo da montare i video. sì, Comunque sono andato fuori da solo, ma non fatelo sempre, no, anche voi, perché è pericoloso. Se succede qualche cosa, uno si fa male, è un casino. esatto. Se poi vedrete il video, mi raccomando, mettete il pollice in su, che Ah beh, certo, quello sì, mettete un like di incoraggiamento, iscrivetevi al canale, condividete il video, insomma queste cose le diciamo alla fine, ma invece questa volta le diciamo adesso. Va bene, ci riprendiamo quando siamo là.
Allora ragazzi, siamo arrivati. Dunque, c'è stato un po' di... sono successe già un po' di cose strane, non tanto qui quanto alla Villa delle Torri, perché Moreno ci teneva a vederla e l'ho portato al volo così a vederla proprio di sfuggita, anche perché la Villa delle Torri, ragazzi, sta veramente crollando. Io sono qui siamo venuti qui 2 o 3 volte con Lara, con gli Scarbucks e con tante altre insomma situazioni, ma conciata così non l'abbiamo mai vista. E Moreno, poverino, anche lui ha detto andiamo via di qua perché è pericoloso. Ecco già, ah no, sono uccelli. E però adesso faccio raccontare a Moreno cosa ci è successo, perché io pensavo di aver preso un granchio, ma l'abbiamo preso praticamente in 2 nello stesso istante. Adesso faccio spiegare a lui che è successo, Moreno. Eravamo lì davanti alla Villa delle Torri dopo che siamo usciti perché veramente è pericolante quella villa. Eravamo all'esterno e stavo chiamando Corrado per dirgli guarda che c'è qualche cosa di strano all'interno. Sembrava, anche lui l'ha visto dopo, però ovviamente avevano le telecamere spente. Abbiamo visto come se qualcuno accendesse una luce nella cucina. Sì, è assurdo. È assurdo perché, a parte il fatto che non c'è più corrente perché è fuori discussione, ma poi è disabitata però ragazzi vi assicuro che abbiamo visto una luce accendersi da una delle stanze al pian terreno della Villa delle Torri, ci siamo cagati in mano e da quel momento in poi raggiungere questo posto che è adiacente alla Villa delle Torri, sono questa serie di costruzioni non pericolanti di più ormai perché sono conciate da buttar via e non vi nascondiamo che ci siamo fatti la strada con un po' di paura, però ormai siamo qui. Scusate ma sentite anche la voce un po' così, però siamo qui e stavamo valutando con Moreno che forse è meglio entrare il meno possibile in questi posti perché è veramente conciatissimo sta zona, quindi magari cacciamo dentro la testa giusto per far presenza, ma intanto... Sì, ci sono anche delle persiane che sono appese solo per una parte lì che, sì, no, che no, dondolano. è allucinante. Intanto abbiamo acceso già il K2 e vediamo se dà segni di vita. Ricordo, come avete visto anche in qualche frammento d'immagine, che Lara chiese se c'erano dei bambini qua e insomma il K2 si illuminò a suo tempo. Adesso vediamo se i riscontri sono i medesimi o se invece è stato un caso. Mamma mia, che tensione, ragazzi. C'è qualcuno qua vicino? Era più in qua, Moreno. Ah, beh, lì c'è l'ingresso, però. È sbarrato. Ah, hai sbarrato? È venuto giù qualcosa. Sì. Proviamo a vedere se si riesce a entrare di qua. Ragazzi, stiamo facendo delle cose che inenarrabili, quindi non imitateci neanche per scherzo, perché bastiamo già noi a fare cagate, quindi... Attento ai miei. Occhio. Sì, no, più o meno come l'altra volta qua. Solo che da qui sembra uguale, ma da fuori vedete che si illumina. Ah, ecco, benissimo. Se c'è qualcuno qua in ascolto. Moreno, sempre qui, anche l'altra volta con Lara, uguale, qua. Voglio dire, siamo venuti qua in amicizia per non far del male a nessuno. Se qualcuno vuole raccontarci qualche cosa o vuol farci vedere qualche cosa, C'è qualche bambino? Avevamo chiesto l'altra volta se c'era la presenza di un bambino qua dentro. È ancora qui? Per caso ha riconosciuto me? Il mio amico Moreno non c'era, ero con una ragazza.
però magari hai riconosciuto me. Sei ancora qui? Che passeggi, che giochi in queste case? Abitavi qui? Rumore. 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 Da dietro c'è un animale, ma non è quello che ho sentito. Hai sentito? Sì. Tac. Guarda come Cazzarola. Guarda come impazzisce. Sei qua vicino a me allora? E stai facendo brillare il K2? Porca vacca. Sei un bambino? Sei un adulto? Guarda che brilla. Porca vacca. Cioè, esattamente come l'altra volta, ragazzi. Cioè, Fai accendere il K2 se vuoi, che possiamo rimanere qua un po' a farti compagnia. Oppure no. se vuoi che stiamo qui a farti un po' di compagnia, fallo ancora illuminare. Passa vicino a quello strumento che ha in mano il mio amico Moreno. Io sono Corrado e lui è Moreno. L'altra volta ero venuto con Lara, una ragazza con i capelli scuri, lunghi, te la ricordi? Porca vacca, sempre qui, sempre qui, a distanza di 2 anni. Cioè non ci avrei scommesso una lira. Sei un bambino? Se sì, avvicinati ancora. Un po' sei illuminato. Un po' si era illuminato. Se invece sei una bambina, prova a avvicinarti. Io attaccherei il generatore di parole subito, perché qui c'è tanta carne al fuoco. Sei nella stanza di qua? Va che brilla, mamma mia. Vuoi che mi avvicino? Prima guardo per aria perché... Va che brilla, va che brilla. Sei di qua allora? Perché è qui. Perché è qui? Siamo qua per sapere un Camera po'. da letto. Camera da letto? Sì, sicuramente c'è una camera da letto qui, c'era. Adesso non c'è più niente. Siamo qua solamente per cercare di capire qualche cosa della tua vita, quando eri qua in vita. Abbiamo un vocabolario. Mamma mia, va che roba, va che roba. Pesca nelle parole che abbiamo, con questo aggeggio che ho in mano io. Se vuoi dirci qualcosa, usa quelle parole. Così noi possiamo capire un pochino più di te. Sei un bambino, una bambina? Mi scusi. Mi scusi. Non ti devi scusare, siamo noi che ci scusiamo perché siamo a casa tua. Siamo venuti a curiosare un po' Esatto. la curiosità. Va che brilla ancora, ma è un continuo, eh? Era di qua la camera? Penso che sia stata di sopra, Moreno. Secondo Era la una logica. sala. Abitavi qui? Soggiorno. Soggiorno. Ha detto che era una sala. Se voi guardate per terra. Sì. Moreno ha detto è una sala? Ha detto soggiorno. Bene. Quindi ci stai capendo, ci stai vedendo in questo momento. Noi non possiamo vederti, però possiamo capirti. Quindi qui c'è il soggiorno. Avevi una bellissima casa. Adesso purtroppo è rotta, però
Immaginiamo sia stata meravigliosa. Si sta nascondendo. Ti stai nascondendo, non aver paura se è quello che stai facendo. Ha detto si sta nascondendo. Appunto, si sta nascondendo. Va che brilla ancora. È un continuo, è un continuo. Ragazzi, Ma sei una persona adulta o bambino? Se sei adulto fai illuminare. per me è un bambino. Cercami. Cercami. Ma che brilla ancora, cercami. Dove ti cerchiamo? Qui purtroppo non possiamo fare tanta strada. Ci sono, le scale non ci sono più, ci sono solo stanze spoglie e tutte rotte. Prova magari tu ad avvicinarti per aiutarci a capire. Riesci a spostare un asse lì che c'è lì per terra? Un pezzo di Sì, finestra? prova a fare un rumore Un oppure rumore, sposta spostare un qualcosa. sasso. Credenza. Credenza, è quella. Vuoi che l'appoggio sulla credenza? Ragazzi, è il colmo, eh. C'è una credenza davanti a Moreno e ci ha detto soggiorno prima. Fulmine. Fulmine. Allora, fulmine può anche essere stato qualche temporale che ha ridotto qui ha ridotto così le case, oltre insomma al tempo. È un continuo suonare, eh? Simone. Simone. Abbiamo un nome. Va che brilla ancora. Giralo di qua, Moreno. No, verso di me. Che qua Sì che qua. Senti come suona. Simone, quindi sei un maschio? Allora, ti chiami Simone, quindi sei un ragazzino, un bambino. Ci puoi confermare questa cosa qua? Noi siamo un po' testardi, vogliamo saperlo tante volte, non ce ne basta una. sei ancora qua dentro nel soggiorno? Cosa ha detto Simone? Allora, se sei Simone, fai illuminare ancora lo strumento che emano il mio amico Moreno. Ecco, subito, Sì, al massimo adesso. fino al rosso. Allora ti ho trovato, sei qua nel soggiorno. T'ha detto credenza, cioè è assurdo, al rosso. Mai visto il K2 così? Fisso. Ma guarda il Sei K2. tornato. Sei tornato, sì. Questo è... Io sono tornato, Simone, se sei tu che ci stai ascoltando sono tornato, però questa volta con un mio amico. Ma guarda che roba! Cioè ragazzi, il telefono è senza dati, Moreno pure. Qui non c'è un'anima viva qua, siamo in mezzo ai Il telefono è prati. anche distante, perché Sì, no, ma poi anche gli hai se è tolto... staccato. Ho capito, ma gli hai tolto i dati anche, io pure. E adesso non più. È solo di là, solo di là. Si riesce a entrare? Non voglio farti fare cose strane, però... No. Cioè, assurdo che solo di là, eh. Veniamo di qua, allora ti trovo di qua. Ma guarda che roba. Siamo a campo massimo. Cioè, siamo fissi sul rosso da 5 minuti. Ma senti il generatore. Ma non ci credo. Ma è assurdo. Raccontami di là che cosa c'era. Cioè, ragazzi, ho i brividi, credetemi. Ho i brividi sulla schiena. Non è il top il soffitto di qua. Eh? Non è il top il soffitto. No, stai di qua, Moreno, stai di qua. Se non ti Tu fidi... sei nella parte di qua, allora, questa qua era il soggiorno e diciamo c'era un... Nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Certo, nessuno lo sa. Solo tu sai dove era casa tua e dove c'erano i tuoi giochi, dove c'era la tua camera da letto. I tuoi giochi erano sulla mia destra, che si illumina ancora. Guarda. Si illumina ancora tanto. Ma io non ci credo. Io non ho mai visto il K2 così in 3 anni. Oh, Corrado, io il mio K2 che avevo prima che cosa non si è mai illuminato. Ma cioè, il nostro se si illumina di poco. Ma siamo al massimo. Cioè, fisso sul rosso. Silenzio, ho sentito un Perché rumore. è qui. Perché è qui ancora.
Siamo venuti qua per curiosare. E per capire un pochino della tua storia, del tuo passato, se si riesce. Io ho sentito un rumore da qua, Moreno, però, Sì. Non so se era uno struscio di Corretto. Corretto. Allora il rumore che abbiamo sentito è corretto che io l'abbia sentito, è vero? Preda. Sei stato tu? Io ho sentito come se qualcuno passasse in mezzo alle frasche lì. Cioè, non ci credo. Sì, qua ancora a fianco a me, tra me e Corrado sei. Sì, sì, è assurdo, io non ho mai visto una roba del genere. Ti sei spostato adesso? Di lì che cosa c'era? Una cucina? Ragazzi, siamo al massimo, qua non c'è corrente, Non c'è niente, ragazzi. neanche un tubo dell'acqua. Ma io K2 così in 3 anni non l'ho mai visto. Ma proprio mai. Vuoi che vengo di qua a curiosare? Lì sembra che c'era una volta un lavandino. Prima guardiamo sopra. Sì, guarda sopra, Moreno, perché? Qua c'aveva un lavandino. Forse sì. Lo confermi? Venivi a lavarti le manine qua? Quando la mamma ti chiamava per mangiare? Guarda che brilla, ancora. Al rosso. Ma, cioè, è assurdo, ragazzi. Allora, io qua a un falso positivo non ci credo, perché non c'è niente qua. Siamo isolati dal mondo. Ho sentito una voce. Sicuramente. Sono via, ho sentito. Anch'io. Anche te? Sono via, ho sentito. A orecchio nudo. Guarda, guarda. Ragazzi, devo risentire. Ho sentito sono via a orecchio nudo, Magari ho preso fischi per fiaschi, ma c'è da risentire. Beh, anche vedete che No, guarda, ragazzi, guardate, io non ci credo. Cioè, è assurdo, è veramente assurdo. ma eri un bambino oppure no? Sì, io direi proprio di sì, guarda. T'ha già risposto 3 volte, guarda. Come me mi sta venendo il mal di schiena. Stai toccando Moreno? Ci dovresti gentilmente lasciare stare, usare solo lo strumento che è in mano lui. No, ragazzi, io è la prima volta che mi succede una roba così. Girare. Ok, girare. Perché lo stavo pensando in questo momento di girarmi? Ma hai letto nel pensiero? Se eri qua dietro di me allora. Brilla. Cioè, ragazzi, qui siamo alle comiche. Io qua avevo mal di schiena. Quando ero girato qua avevo mal di schiena. Cioè, ragazzi, Sulla lombalgia, sulla parte in basso della schiena. cioè, ragazzi, una roba così, ma neanche se mi paghi me la ricordo sta roba qua, una roba del genere, una reazione del genere. Mi sto cagando addosso, cioè non so cosa dirti. Adesso si sente una sensazione strana, però sono tipo giramenti di testa. Io già da solo mi sono trovato in un'occasione così. No, ma poi il cominciare tutto con una cosa così grossa che non abbiamo neanche registrato, ragazzi, mi piange il cuore. Cioè, noi abbiamo iniziato vedendo una luce
dentro una villa abbandonata che tra l'altro conosciamo a memoria, cioè io giro quella casa come casa mia. Iniziare con un'indagine così a telecamere spente, essendoci anche spaventati, chiudilo, essendoci anche spaventati parecchio, passare di qua con già l'animo messo male e iniziare con queste risposte, ragazzi, cioè... Perché devo chiudere l'apparecchio? Volevo farti una domanda. Attraverso. Volevo farti una domanda. Siccome l'altra volta, quando non siamo riusciti a raggiungere la tua abitazione, la tua casa, Ma che mi c'era una persona anziana che ha parlato che sentivamo odore di tabacco, che non è distante da qua, saranno circa 200 metri. di pipa. Voglio venire. Di pipa, bravo. Bravo, di pipa. Tabacco? Bravo. Ho idea che sia stato più pipa che... Senti, anche qua. Sì, la sento di brutto. Guardi il coso, c'è un pochino con la nebbia lì. Sì, Tu non è che devi venire con noi a casa, noi siamo venuti qua a trovarti, se vorrai verremo anche con altre persone. Però a casa dietro mia non morte. ci dici. la mia morte. Beh. Ma conosci quella persona allora che era lontana? Esatto, qui vicino c'è una strada dove io e Moreno siamo venuti a fare una passeggiata. Sì, guarda, è assurdo. Io non ho neanche più le parole da dire. Ragazzi, Operazione. Allora, io e Moreno qualche settimana fa siamo venuti qua a fare una sorta di esplorazione, di indagine, chiamiamola come vuoi, per cercare qualcuno. E come diceva Moreno, abbiamo sentito a pochissimi metri da qui un odore di pipa tremendo. era un contadino che lavorava, Magari era qualche tuo parente, tuo nonno, tuo zio, ancora. lavorava da qui. Cosa c'è? Ma c'è qualcuno che mi tocca la schiena quando sono girato di schiena. No ragazzi, qua stiamo arrivando a livelli assurdi, eh? Però quando abbiamo nominato quella roba lì della pipa si è fermato tutto, eh? Ok, non parliamo più di questa persona che fumava la pipa. Vuoi che continuiamo a parlare tra di noi? Allora, ti chiami Simone, ti ricordi anche quanti anni avevi? Perché magari adesso che sei di là non te lo ricordi più. Dum, piano di sopra. Botta. Piano di sopra, ragazzi, non c'è niente, c'è il cielo, eh. C'è questo tetto, ma poi sopra non c'è più niente. Allora, abbiamo sentito un botto di sopra. Però sopra, guarda come brilla. Innocente. Innocente, certo, eri un'anima innocente se sei morto da piccolo, ovvio. Guarda come brilla, cioè non ci credo più. Ragazzo. Ragazzo, certo, eri un ragazzo, giovane. Quanti anni avevi? Te lo ricordi? Prova a fare uno sforzo. Proviamo a dire qualche età. Avevi più di 10 anni o meno? Esatto, più di 10 anni o meno, dici più o meno. Magari ti aiutiamo a capirlo. Si è alzato un vento strano, eh? Di colpo. Se c'era mio nonno col bambù faceva le canne da pesca. Allora ti ricordi quanti anni avevi? Ce lo vuoi dire? Magari tramite... Guarda, cioè... Ok, te lo ricordi. Se il segnale che te lo ricordi è questo, dicelo. Non riesci a trovare la parola giusta. Se hai più di 10 anni... Dici sì, esatto. O illumina lo strumento se hai più di 10 anni. Ne avevi meno? Eri più piccolo? Guarda dentro. E dove dobbiamo guardare? Qui non c'è più niente che ti riguarda, Simone, se sei tu. Qui ci sono solo mobili vecchi, la credenza che ci hai detto prima. Ancora Successo. Successo.
Sì, qui sarà sicuramente successo qualcosa, perché vediamo la casa veramente in condizioni. Interessante. Che ansia, ragazzi. Sei nella stanza di qua? Vuoi che proviamo a entrare un attimino qua? Appena appena, Guarda che poi qua- usciamo Questo qua è un subito. pezzo di muro che giù. Ma cosa c'è sotto? No, è sempre... Ma questa è la porta, mi sa, questa porta qua. Di mattoni? Eh sì, forse l'avevamo murata. Al di fuori. Al di fuori, qui è come dentro là. Moreno, non ti dico niente, entra e annusa. Sembra l'odore della pipa. Ecco, hai visto? C'è odor di pipa, ragazzi, come quando siamo andati io e Moreno là, che ci siamo impantanati. Corrado, guarda che qua c'è anche muffa. Non Sì, no, c'è muffa. Non respirarla troppo. No, no, c'è muffa. No, no, c'è muffa, quello sì. Perché non va bene troppo. Però qui c'è un leggerissimo odore di pipa. Simone, se sei ancora qui, vuoi che usciamo un pochino? Ci segui? Vuoi che venire a spasso con noi nel tuo giardino? Guarda. Sì, sì, lui. Ok, vieni pure a Posso spasso. vederti. Benissimo, ci puoi vedere. Noi purtroppo non abbiamo questo piacere. Simone. Ancora Simone. Guarda che ragnetto che c'ha. Moreno, ho detto ancora Simone. Ha ripetuto il nome di prima. Allora, ok, sei Simone, perfetto. Abbiamo capito che ti chiami Simone e ci fa piacere che... Guarda che brilla. E ci fa piacere che ce l'hai detto. Siamo veramente contenti che ti sei presentato. Ma roba da pazzi. Avvicinati. Ok, dove ci avviciniamo? Moreno ti sta mettendo quell'apparecchio che stai facendo illuminare un pochino a terra. Se sei piccolino magari lo vedi, puoi toccarlo. C'è Simone, è uscito 2 volte, ragazzi. Voglio restare. Certo, questa è casa Nessuno tua. ti manda via da casa Nessuno tua. ti manda via, siamo noi che dobbiamo andarcene. Questa è casa tua. Bella credenza comunque. Era tua? Perché sei venuto? Ancora, per avere delle risposte rispetto a quelle che avevamo avuto 2 o 3 anni fa con questa ragazza coi capelli lunghi. Te la ricordi, Lara? Si chiama Lara. Guarda che brilla. Il mio amico ha meno capelli, ma è sempre un amico. Quindi non ti fa niente come non ti ha fatto niente Lara, come non ti faccio niente io. Siamo solo dei curiosi. Oh, complimenti col ragnetto là. Ok, Simone, visto che ci hai detto, guarda, ogni volta che dico Simone brilla. Cioè, assurdo. Simone, vuoi che andiamo fuori? Esatto, vuoi accompagnarci in giardino a farci vedere dove giocavi? Dove scorrazzavi magari con la bicicletta, non lo so. Noi usciamo, se vuoi seguirci, fallo senza problemi. Vuoi seguirci? Visitare. Visitare, certo, visitiamo tutte i tuoi spazi. Vedi anche di qua cosa c'è di qua di bello? Moreno, lì non te lo consiglio perché proprio, guarda. No, no, vado sopra. Ah. Ragazzi, per farvi capire in che condizioni è questa casa, guardate. Sì. Sì, ok. Allora, lì c'erano le scale che ovviamente non ci sono più e il tetto, i piani superiori sono crollati giù tutti, quindi Sopra avevi la camera tua? brilla. Mi spiace non poterla vedere perché... Sarà stata bellissima. Magari c'era anche la camera della mamma e il papà. Oh, guarda che qua c'è tutto lo tagliato. No, usciamo, Moreno, usciamo. Guarda che crepa hai sulla testa, guarda.
Lassù. Sì, no. No, andiamo via qua. Siamo già stati troppo qua. Anche se ne valsa assolutamente la pena. Complimenti. È proprio... Era bella quando era tutto a posto questa qui. Caspita. Una meraviglia. Noi usciamo, ciao. Noi usciamo. Se vuoi seguirci ancora un po', andiamo a fare un giretto nel tuo giardino. Per favore, vattene. Per favore vattene. Ok. Ho sentito un rumore forte qua. Sì, qua. Hai sentito anche te? Qua. Sì, dalla parte di qua. Sì. Adesso sono io che sto camminando. Sì, no, adesso sì. Però eravamo fermi quando l'ho sentito. Sì, no, io l'ho sentito da Sì, dietro sì. di me. Allora Simone, se sei ancora qui vicino a noi nel giardino, seguici e andiamo fino là in fondo. Probabilmente qui venivi a fare delle passeggiate con la mamma e il papà o con gli amici o con i tuoi amici. Sicuramente. Sicuramente, certo. Folle. Folle non so perché così, però sicuramente sì, certo. Venivi qua con la mamma, il papà, gli amici, i cugini, a farti delle passeggiate in questi prati, bellissimi tra l'altro. Io ho un'inquietudine che si taglia col coltello. Successo. Ancora successo? Cos'è successo? Ce lo vuoi spiegare? Togliti di mezzo. Togliti di mezzo. Vuoi che ce ne È andiamo? fuori. È fuori. Sei con noi fuori? Non ti sta più brillando adesso? Albergo. Va che brilla. La tomba. Brilla ancora, eh? La tomba. Perché la tomba? C'era una tomba qua fuori. C'era un cimitero vicino qua? Dove ci sei tu con la mamma e il papà? Noi qua di cimiteri non ne abbiamo visti venendo qua. Però magari è qua vicino e non lo sappiamo. Adesso magari dico una cavolata. Cosa c'è? Ma una casa così grande poteva magari in passato essere tipo una locanda che affittavano. Chi vai a saperlo, può darsi. Allora, è di proprietà del signor Palli questa, perché fa parte del, insomma, di questo grande perimetro che racchiude queste case e la villa, guarda che brilla, e la villa delle torri, quindi era tutto suo, mi sa. Guarda come brilla ancora. Cioè ragazzi, io non ho, guarda, ha rosso. Ragazzi, come vi vedete non ci sono neanche cavi Ma non c'è un fico secco qua. Ci sono solo canne di bambù e noi, basta. Proviamo ad andare di qua, Moreno, scusa, perché... Eh? Errato. Posso sentirti. Puoi sentirmi, ok. Soprassalto. Ok, buchi, Sì, sì. Credenza. Ancora credenza. È venuto fuori ancora la credenza. Io ho un'ansia che si taglia col coltello, ragazzi, ve l'ho già detto prima, ma ve lo ripeto perché è veramente un'uscita
un'indagine particolare questa. Tu Moreno come sei messo? Ma si illumina ancora il K2, No, probabilmente. ma tu come stai? Adesso fuori di là sto meglio. Oh, perché ti ho visto inquieto prima. E quando mi dava fastidio la schiena. Sono proprio qui. Ok, sei qui. Ok. Ok, hai ripetuto ok con me. Sei qui? Sì. Dove Dove sei? sono? Dove sei? Mi ripete delle parole. Ho detto dove sei, dove sono. Ho detto sono qui, sono qui. Sei nel cortile vicino alla tua casa, dove eri prima. Qui c'è un piccolo fosso. Sei qua vicino all'acqua? Voglio che tu vada. Ok. Ci siamo incontrati. Ma Puzza. ci siamo incontrati. Cioè io qua, ragazzi, io torno a ripetere, io qua sono venuto con Lara. Ci siamo incontrati. Cioè, ragazzi, adesso non è per dire, però... Ok, Decisamente. le coincidenze ci Ti ho stanno, ma detto non anche sempre. decisamente. Vuol dire che Le coincidenze ci stanno, ma non tutte così. Cioè, arriva in passato. lo so. Cioè, qua sta diventando... Cos'è quella roba che si muove? Ho visto una No. roba... Ho visto una roba che si muove... Punta là, Moreno. Dritto, dritto, un po' più un dritto. No, a destra. No, in fondo. Lì così. Lo so. Fermati, a destra. Lì. Ho visto Lo una... senti. Io ho visto una roba che si muove dietro quell'albero lì. E continua a illuminarsi sempre È dentro. È dentro. Cosa vuol dire? Ragazzi, dove ha la torcia Moreno? Dove vedete la luce in fondo? C'è solo un ramo che si muove. No, vai un po' più a destra. Stai lì, fermo, non muoverti. Allora, a sinistra rispetto alla luce di Moreno c'è un albero che sbuca un po' fuori. Da sinistra verso destra. Da dietro quell'albero, quel ramo, non quell'albero, ho visto qualcosa. Una piccola ombra, non lo so cos'è. Cioè no. Qua... Andiamo avanti o torniamo fuori da dove siamo? Noi proviamo ad andare un po' avanti, Simone. Spostati. Spostati, ok. Noi proviamo comunque a venire. Se sei tu, fatti vedere. Moreno, punta sempre là perché è strana sta roba, eh? Proprio a sinistra, ok, lì, fermati. Mi scusi. Non scusarti. Ok, punta sempre lì. Lo vedi quel ramo lì a sinistra? Sì. No, a destra adesso, lì. Quello lì che in piedi, non quello sdraiato. Magia. Ok, io adesso vi faccio vedere da dove ho visto l'ombra, ragazzi. Se l'ho beccata abbiamo fatto bingo. Indubbiamente. Mi sto cagando addosso. Continuo qua. Illumina. Ok, ragazzi, il ramo è questo qua. Questo. Interrompere la registrazione. Questo. Io ho visto... Sì, sì. Io ho visto questo e dietro di qui, e dietro questo ramoscello qua, è sbucato fuori qualcosa. Ragazzi, non Non sto... ho capito bene. Ho capito io però. È uscito qualcosa da qua, ragazzi, non sto scherzando. No, qua... Qua non andiamo proprio bene. La vita più o meno è qua. No, più avanti sì, a destra. Qua dietro non c'è niente. Se vuoi, come ti dicevo, l'altra volta sono venuto con Lara, questa volta sono venuto con mio amico Moreno e la prossima volta possiamo tornare con Moreno e Lara o magari anche con altri nostri colleghi, amici, Simona, Matteo. Siamo tanti amici tutti insieme.
Se ti va torniamo tutti a farti compagnia. Che dici? Problema. È un problema? Ok, allora veniamo solo ancora io e Moreno, io e Lara? Siamo in troppi se veniamo tutti? Mamma mia. Allora, io spegnerei il generatore di parole perché mi sta inquietando. Comunque, a prescindere dal K2 c'è da risentire un po' di roba qui stasera. Con le VP che ho beccato a orecchio nudo. L'ho sentito anch'io. E poi il fruscio da fuori, il rumore qua. Il mio amico Corrado qua sta sveglio tutta la notte. Allora ragazzi, prima di salutarvi ci vogliamo togliere un sassolino dalla scarpa. Cosa? Ah bene, perfetto. E allora mi ha tolto la sorpresa se avete sentito Moreno, però sta brillando il K2 all'impazzata ragazzi, qua stasera è un delirio. Allora stavamo dicendo che prima di salutarci volevamo portarvi un secondo solo, anche per nostalgia nostra e vostra che ci guardate, alla Villa delle Torri che è qua dietro di me. Semplicemente perché vi facciamo vedere, anche se sicuramente non succede perché abbiamo un culo che non finisce più, dove si è accesa la luce che sembrava quasi ci fosse qualcuno in casa, il che è assolutamente imponderabile. Però vi facciamo comunque vedere. Io veramente sono un po' agitato e non vi nascondo che questa indagine è stata pesantissima. Io comunque sono uscito da dove si illuminava prima, mi è passato il mal di schiena in basso. Il K2 è ancora al massimo. Il K2 sta brillando ancora ragazzi, non ci ha più abbandonato da quando siamo usciti da là. Io infatti a Moreno vi ho detto non spegnerlo perché rumore. No, però questo è il vento. Allora ragazzi, la Villa delle Torri, se ve la ricordate, io so che vi commuoverete insieme a me perché è stato il must del canale Signalhunter, però io ogni volta che vengo qua, c'è chi ha la malattia di Villa de Vecchio, ce l'ho per la Villa delle Torri, e ogni volta che vengo qua mi si apre il cuore. Però da una parte mi si apre, dall'altra mi piange perché è veramente conciatissima. Sta veramente crollando su se stessa. Avevamo anche più volte detto che sta casa è una delle poche ville che non ha le fondamenta, per cui il terreno sta venendo su a causa delle radici di questo spettacolare bosco parco. Però la casa ragazzi sta veramente crollando. Adesso vi facciamo vedere dove è successo quel che è successo, che noi ovviamente non abbiamo ripreso. Allora, noi arrivavamo, questo è l'ingresso della villa, noi arrivavamo da qua, quindi dal retro, Moreno era dietro di me, abbiamo fatto questo giro, io avevo la torcia puntata verso là, però mi sono girato perché lì, ecco adesso ve la punto, ovviamente si vede la luce, però da quella finestra lì abbiamo visto la luce dentro la casa, che voi ci crediate o meno, abbiamo visto una luce dentro e non eravamo noi perché noi stavamo uscendo e avevamo le torce puntate verso la strada, cioè là. Però io ho girato la testa per vedere Moreno dove era, solo la testa, no il corpo, e abbiamo visto entrambi la stessa cosa, ossia una luce da qui. No, non grossa, qui. Sembrava che uscisse da questa finestra. Quindi fate i conti. Allora questa Moreno l'ho rivista. Moreno l'ho rivista. No, adesso, ma sei stato tu a puntare la luce dentro? No. Allora l'ho rivista.
L'ho rivista qua dentro. Ma sei sicuro? Sì, io sto guardando là in alto, con le finestre là in alto. Ma non l'hai abbassata? No. Guarda, Perché poi prima eravamo più avanti. io non ho parole, non ho parole. Allora, la casa ragazzi è questa, guardate com'è conciata, molto peggio delle altre volte. Ve la facciamo solo vedere un attimo, ma poi usciamo perché... No, guardate ragazzi, qua c'è la scala, vi ricorderete bene che cos'è sta villa. Ok, come siamo entrati, usciamo. Ok ragazzi, allora adesso noi ci incamminiamo perché è notte fonda e cominciamo ad andare verso la macchina perché stasera è stata a dir poco pesante. Allora ragazzi, siamo fuori dai guai, fuori dalla tensione, fuori da tutto, finalmente mi viene da dire, perché è stata un'indagine pesantissima questa. Interessante, più che... Interessante e anche pesante, perché comunque il fatto di andare in un posto dove insomma pochi anni fa ero stato con Lara e avere i medesimi riscontri, anzi di più, il triplo forse, e addirittura allora il generatore di parole non ce l'avevamo, adesso sì, ed è venuto 2 volte fuori un nome, Simone, e che ipoteticamente sarà stato un bambino, perché Lara, se vi ricordate, aveva chiesto proprio di un bambino e aveva brillato il K2. Stasera ha brillato forse 800 volte, non so. Ho perso il conto ragazzi. E poi io spenderei una parola per l'esordio che ci ha visti alla Villa delle Torri a telecamere spente, perché abbiamo visto quel riflesso che io ancora adesso non riesco a spiegarmi, e mi sembra di averlo rivisto quando poco fa avete visto le conclusioni dell'indagine, per cui io direi che questa indagine ha lasciato il segno, veramente lasciato il segno. Non so cosa ne pensa Moreno, però Indagine molto ma molto interessante e bella. sì. In alcuni punti, come ripeto e lo ripeto ancora, se andate da soli fate attenzione, Sì. non ci sono le case pericolanti. No, proprio questa ragazzi era più costruzioni, non una, più costruzioni ridotte veramente malissimo, senza scale, senza tetti e quant'altro. Altra cosa da segnalare, ovviamente voi mentre state guardando la conclusione avete già sentito, visto tutto, comunque abbiamo sentito un botto al piano di sopra ed era improponibile che fosse una cosa possibile, perché mancano le scale, manca il tetto, manca tutto. E poi abbiamo sentito quelle VP che onestamente io l'ho sentito orecchio nudo, Moreno pure, no? Sì. Poi mal di schiena di Moreno, insomma, sono successe tante cose. Sempre in quella casa là che avevi trovato con Lara. Sì, sempre lì, e quindi mi viene da pensare che quasi quasi sia più carica quella che la stessa villa, la Villa delle Torri ovviamente. Va bene ragazzi, andiamo verso casa perché è notte fonda, il freddo ci sta, vedete i pomelli rossi come Heidi, e ci ha preso male anche il freddo stasera perché c'è un vento piuttosto insistente. E se vi è piaciuto il video lasciate un like, condividetelo, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.